Sai che Alexei gli dico e lui mi dà un bacino automaticamente. Che carino! Questa la inseriamo, stavo registrando. Tu aspettavi che dicessi qualche cazzata, Sì, vero? sì, ero lì Eri in pronto, attesa. come Striscia la notizia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio di Espresso e Bishparmak, un podcast semplice e chiaro per chi impara l'italiano e per chi vuole contenuti interessanti ma semplici per migliorare il proprio italiano. Come al solito vi ricordo che nella descrizione ci sono le trascrizioni di questo e degli altri video. Attivate i sottotitoli, mettete mi piace e partiamo. Noi siamo Chiara e Gianluca, due italiani che girano il mondo. L'argomento di oggi qual è? Oggi parliamo dei saluti e di alcune abitudini interessanti. Cominciamo leggendo una domanda che penso sia molto interessante per gli stranieri. Sì, adesso io leggerò una domanda che è stata fatta su Quora. Se non conoscete Quora, è un sito dove le persone possono parlare e fare diverse domande su diversi argomenti. Leggiamo adesso la domanda. Perché diciamo ciao svariate volte prima di chiudere una telefonata? Cioè, perché gli italiani dicono ciao tante volte prima di finire la telefonata? Non so se avete mai sentito ciao, 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 ciao. Questo qui. Questa persona risponde perché siamo idioti, perché la decisione e la fulmineità sono ritenute maleducate, perché crediamo che l'interazione del saluto accarezzi il congedo e preferiamo l'essere ridicoli ma educati all'essere secchi e razionali, ok? Perché amiamo la subordinazione e vogliamo sottolinearlo. Sono un tuo schiavo e sono un tuo schiavo, perché ciao questo vuol dire. Vedi da una semplice chiamata quante cose di una persona si intuiscono. Quindi questo è una delle idee per cui usiamo questo ciao ciao ciao. Quasi ci mangiamo le parole, cioè non si distinguono i vari ciao. Un'altra risposta interessante che vorrei leggere è questa. Non posso parlare per tutti, ma personalmente lo faccio quando voglio essere sicuro di poter riattaccare il telefono subito. Riattaccare significa chiudere la chiamata, riattaccare. Continuare a ripetere ciao impedisce al tuo interlocutore, cioè la persona con cui parli, di inserirsi con la frase tipo ah, aspetta, volevo anche dirti che. In pratica serve per tagliare corto, per terminare la conversazione. Secondo me, questa strategia ha l'effetto opposto, cioè tu dai più tempo all'altra persona di ricominciare a parlare, di dirti una cosa che si era dimenticato. Tu cosa ne pensi a riguardo, Chiara? Io non amo dire tante volte ciao quando finisco la conversazione perché non mi piace, mi sembra esagerato, ma forse le persone che lo usano penso lo facciano per educazione. Cioè, come diceva il primo utente che ha risposto su Quora, forse vogliono essere più educate, vogliono essere più decise, vogliono tagliare la conversazione, cioè finire la conversazione in modo più educato, forse. Personalmente, le persone fanno così anche perché amano il contatto con le persone, vogliono stare vicino a qualcuno. Diciamo sempre che agli italiani piace parlare, piace chiacchierare, muovere le mani e quindi Mh-mh.
finire le chiamate con i ciao è un modo per prolungare, cioè far durare di più la conversazione. Io forse mi sbaglio, ma vedo questo ciao, 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 ciao molto quando le persone parlano con i loro genitori. Quindi forse per questo c'è questo senso di non voler veramente chiudere la conversazione, perché c'è dell'affetto tra le persone. Io vedo molto questo significato. Sono d'accordo e infatti questo utente dice: "Perché siamo gente gentile. Staccarsi con un semplice ciao può suonare un po' brusco, un po' veloce, troppo veloce." E non educato. Esatto. Tanti ciao, non troppi, danno l'idea di un saluto più amichevole, è più piacevole. Questa forse è l'idea. Io personalmente ho avuto esperienza di questi ciao anche alla fine di conversazioni in presenza, non solo con persone che conosco, ma anche con conoscenti, cioè non solo con persone della mia famiglia o con amici stretti, ma anche con conoscenti, persone che vedo poco. Mi capita, per esempio, di incrociare qualcuno che inizia a chiedermi: "Come stanno i tuoi genitori? Cosa fai? Com'è andata in vacanza?" Io dico: "Ah, tutto bene, grazie. E a te?" Lui mi risponde e poi dico: "Okay, dai, allora ci vediamo, ciao." Allontanandosi, cioè con la schiena leggermente girata, mi è capitato spesso che quella persona vuole continuare la conversazione e mi dice: "Ah, sai che volevo dirti che mia figlia ha iniziato a studiare il russo." Io dico: "Ah, bello, bello, dai, la prossima volta che ci vediamo magari la aiuterò." E io voglio andarmene, ma questa persona continua. Quindi mi è capitato anche in presenza, non solo al telefono. Un altro modo molto formale e molto educato per terminare una conversazione al telefono oppure di persona, cioè per finire la conversazione, per tagliare la conversazione, è dire: "Non voglio rubarti altro tempo". Questo è un modo molto elegante, molto formale, che viene spesso usato nel business. Sì, perché il tempo è denaro, diciamo in italiano, cioè il tempo è come i soldi e il tempo vale tanto per le persone che lavorano. E quindi, per essere educati, usiamo questa espressione. Non voglio rubarti altro tempo. A te, Chiara, capita spesso che le persone ti fermano per strada in Kazakistan? Allora, non mi capita molto spesso, ogni tanto le persone mi fermano, soprattutto i turisti russi, e mi chiedono dov'è una piazza, dov'è un monumento, dov'è un ristorante, dov'è un albergo, perché forse pensano che io sia una russa che vive qui e per me è abbastanza strano perché io non sono del posto, però a volte mi chiedono informazioni e qui in Kazakistan noto che le persone non usano molte forme di cortesia per iniziare la conversazione, per chiudere la conversazione. Di solito iniziano a chiedere, iniziano a fare la domanda e la chiudono in modo molto rapido, molto veloce. Non c'è una forma di cortesia. Difficilmente le persone dicono: "Mi scusi, potrebbe", iniziano direttamente con la domanda, senza "mi scusi", senza dire niente in particolare e chiudono dicendo semplicemente "grazie" e vanno via, oppure fanno cenno con la mano, così. Anche io ho avuto questa impressione, come se i kazaki siano un po' più freddi, diciamo, soprattutto con le persone che non conoscono. Non vogliono fare lunghe conversazioni e a volte ti salutano semplicemente con un gesto, come hai detto tu.
E questa è stata la cosa più strana per me, perché in italiano succede raramente, succede poco, che uno ti saluta solo con la mano, ma diciamo anche ciao o alla prossima. Allora, Ok, in questo episodio abbiamo parlato di come tagliare una conversazione, di come finire una conversazione in italiano senza essere maleducati. Ma nel prossimo episodio parleremo di come iniziare una conversazione, di come di solito gli italiani si salutano e di come risultare simpatici agli italiani quando salutate. esatto. Bene, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto e che vi aiuti a migliorare il vostro italiano. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione trovate il link alle trascrizioni di questo e degli altri episodi e il link al canale Telegram di Chiara con contenuti interessanti quasi ogni giorno. Non mi resta che dirvi alla prossima. Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ciao 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 Ciao, ciao ciao ciao, ciao ciao, ciao 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 ciao, ciao 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 ciao.